Ehi là, ciao Tribers e benvenuti a una nuova puntata di Tribers Life sul canale di Triber. Tribers Life. Oggi, come promesso nello scorso video che vi invito a rivedere se non l'avete ancora visto, è la seconda puntata del terzo crash course alla ricerca di bug di valore con Fabrizio. Anche oggi Fabrizio ci porterà un contenuto molto interessante su un sito altrettanto interessante, direi. Ma senza perdere altro tempo, lasciamogli la parola come sempre e vediamo cosa da mostrarci per questa volta. Ciao Triber e bentornati all'appuntamento con Tribers Live. Bene, oggi andremo a vedere un po' di bug che sono stati riscontrati nella campagna della Training Bug Finding che è presente settimanalmente in piattaforma. Nell'ultima è stato proposto il website di Valli. Abbiamo già visto in altri appuntamenti la ricerca e la tipologia di bug che possono essere riscontrati, ma cercherò di farvi vedere bug che magari non sono stati ancora trattati, comunque con una severity da medium a high. Bene, non perdiamo ancora altro tempo e andiamoli a vedere insieme. Eccoci, cominciamo con il primo bug che andiamo a categorizzare come un bug high. Non è in una funzionalità magari principale del website, però comunque per come è stata strutturata la pagina e per quello che dovrebbe mostrare, il non mostrare questo componente che adesso vedremo insieme definisce un bug di severity high. In questo caso noi ci spostiamo dalla home page, andiamo su scopri di più facendo il mouse over, ci spostiamo su fashion show, praticamente la sfilata del 24, e facendo uno scroll down di pagina andiamo giù nella parte quasi a metà pagina dove vediamo che è presente un video. A questo punto andiamo a fare clic sul player e riscontriamo un errore che è un errore tecnico, sarà un errore di implementazione, oppure potrebbe essere anche un errore del codec che va a interpretare il video che non funziona correttamente. L'errore lo vediamo scritto in un linguaggio tecnico e quindi non è gestito neanche da un punto di vista di usability. Bene, lasciamo questo e ne vediamo un altro. Qui ci troviamo di nuovo di fronte a un bug di severity high, ma la motivazione è un po' diversa. Noi stiamo andando anche qui ad aprire una sezione del website e viene riscontrato un errore 500. L'errore 500 è legato tendenzialmente a una motivazione inspiegabile, ma un malfunzionamento dal lato del server sul quale il website è ospitato. Questo tipo di errore può essere always, e quindi sempre presente, o temporaneo, e quindi always o sometimes. Quindi fate attenzione quando da segnalare un errore 500 magari di verificare se anche dopo 10 minuti o dopo un'ora l'errore sia comunque ancora presente. Andiamo a vedere insieme il bug. Dalla home page mi sposto nella sezione della collezione e vado a fare clic sulla collezione donna AI23. Come vedete, in questo caso io mi trovo davanti al internal server error, errore 500. È un errore che si trova sul server nel quale è ospitato il website. Comunque è da segnalare perché magari può avere una rilevanza importante. Di certo non è possibile aprire il link al quale appunto era collegata quella call to action. Bene, andiamo a vedere un altro bug riscontrato però su uno smartphone, in questo caso Android. Ripartiamo sempre dalla home page, facciamo uno scroll down per arrivare più o meno a metà pagina, anzi poco più di metà pagina, dove è presente un carosello. Nel momento in cui andiamo a interagire con il carosello vedete che è di difficile scorrimento. Questo è un problema appunto di usabilità e come severity è classificabile come medium, perché non impatta totalmente, cioè non è impossibile scorrerlo, e comunque sia i prodotti sono visibili e nel momento in cui si va a fare tap si apre la pagina corrispondente. Quando andiamo a fare una ricerca appunto in un e-commerce e quindi andiamo a visualizzare una sezione, per esempio la sezione uomo, e quindi abbiamo l'elenco di tutti i prodotti presenti in una sezione uomo, è facile magari avere la presenza di filtri. Quindi sempre partendo dalla home page ci spostiamo nella sezione uomo, andiamo a impostare un filtro e in questo caso scegliamo di impostare il filtro colore. Il filtro colore che cosa fa? Va a mostrare solamente i prodotti che rispettano appunto quel colore. In questo caso si può benissimo vedere che abbiamo uno stivaletto che colore blu non sembra proprio essere lui, ma bensì è un colore marrone. Ci sarebbero due bug, uno che è un typo perché il colore è marrone, ma il vero problema è che è stato categorizzato come blu, quindi corrisponde correttamente con la selezione del filtro, ma è stata o descritta male la pagina o allegato male il prodotto. Diciamo che la soluzione più semplice in tutte queste opzioni è quella di aver messo il prodotto giusto, ma aver indicato
il colore sbagliato. In questo caso ci troviamo in una situazione diciamo di bug medium. Anche questo è un bug diciamo che non è sempre facile da trovare, questa tipologia specifica dove addirittura il filtro funziona correttamente ma è la pagina di prodotto ad avere un bug. Per oggi con questo appuntamento abbiamo terminato e mi raccomando, siate sempre curiosi, attenti, leggete il manuale e dedicate il giusto tempo al test. Grazie e alla prossima. Perfetto, grazie mille Fabrizio di tutti i tuoi contributi come sempre per questa puntata. Io ragazzi non voglio far durare questo episodio di Tribers Life un'infinità, quindi non mi dilungherò nelle spiegazioni finali, tanto ormai ha già detto tutto quello che c'era da dire Fabrizio fondamentalmente. Vi invito come sempre a iscrivervi e ci vediamo in un nuovo video la prossima settimana.